La cucina siciliana è un vero concentrato di tesori dolci e salati. Oggi portiamo in tavola un grande classico che nella pasticceria dell'isola non può mancare, le iris siciliane. Prepariamole insieme. Prepariamo l'impasto delle iris. Per prima cosa prendo la buccia grattugiata di un'arancia e la metto nello strutto. Voi potreste utilizzare anche il burro. Mischiamo per fare insaporire e lo lasciamo da parte. Nella ciotola della planetaria munita di gancio metto la farina zero, lo zucchero e il lievito di birra disidratato. Aziono la planetaria e aggiungerò a filo il latte poco alla volta. Una volta che l'impasto si sarà incordato intorno al gancio, cioè attorcigliato attorno al gancio, aggiungerò anche dei fiocchetti di strutto con dentro la scorza d'arancia e in ultimo il sale. L'impasto è ben incordato, si è staccato completamente dalle pareti della ciotola. Lo estraiamo. Lo lavoro per ottenere una pallina. Porto i lembi esterni verso l'interno, ruotando. Eccolo qua. Prendiamo una ciotola, mettiamo un pizzico di farina, mettiamo l'impasto al suo interno, copro la ciotola con pellicola e lascio lievitare l'impasto per mezz'ora a temperatura ambiente. Ora ci dedichiamo al ripieno delle nostre iris, fatto con la ricotta. La mia ricotta è piuttosto asciutta, quindi la metto in frigorifero giusto il tempo di preparare le iris. Un altro trucchetto potrebbe essere quello di mettere dentro alla ricotta un po' di pan di Spagna sbriciolato, trucchetto che usano molti pasticceri siciliani. Eccola qui, come vedete è caduto un po' di siero, non troppo, però un po' c'è. Ora prendo una marisa, quindi morbida, e schiaccio la ricotta contro le maglie di un setaccio. La faccio fuoriuscire in modo che cada nella ciotola. Ora che ho passato 2 volte al setaccio la ricotta, aggiungo lo zucchero semolato e amalgamo per bene gli ingredienti. E in ultimo aggiungo anche le gocce di cioccolato. Il mio ripieno è pronto, lo metto in sac à poche e poi in frigorifero. Ecco il nostro impasto lievitato. Dobbiamo formare delle palline da circa 80 grammi che poi andrò a appoggiare su questa teglia foderata con carta forno che io spolverizzo anche con un po' di farina. Prendiamo l'impasto e formiamo dei pezzetti da 80 grammi. Pesiamoli in modo da essere sicuri da ottenere 12 palline. Ora che ho tutti i miei 12 pezzettini di impasto, facciamo delle palline con ognuno di essi. In questo modo. E le poggiamo qua, sulla teglia. E ora le porto a lievitare nel forno spento per un'altra mezz'ora. Ecco i miei paninetti lievitati. Li ho coperti con la pellicola per non farli asciugare perché adesso dovrò lavorarli uno ad uno. Prendo la prima pallina, la schiaccio e la allargo con le mani. Dobbiamo ottenere un disco di circa 13-15 cm di diametro. Metto al centro circa 50 grammi di ripieno e poi chiudiamo la nostra iris, cosa molto importante da osservare perché la chiusura è fondamentale. Quindi portiamo i primi 2 lembi e li sigilliamo, tiriamo i 2 opposti e li portiamo al centro sigillandoli e poi facciamo la stessa cosa con gli altri. Pizzichiamo molto bene tutto l'impasto in modo da sigillare per bene il ripieno all'interno. Questa fase è molto importante, mi raccomando. Mettiamo la chiusura di sotto, gli diamo di nuovo la forma tonda, mettiamo un pizzichino di farina sul piano e ci mettiamo la nostra iris sopra, con la chiusura verso il basso. E ora continuiamo con le altre.
Ora che tutte le iris sono state formate, ne prendiamo una alla volta, dalla prima che abbiamo formata in poi, e poi le immergiamo nell'acqua tiepida velocemente e le passiamo nel pangrattato, in questo modo. Le adagio su una teglia foderata con carta forno che ho cosparso con farina e pangrattato. Ora le mie iris devono lievitare per un paio d'ore nel forno spento. Eccole qui, è il momento di friggerle. Qui ho una pentola con dell'olio di arachidi a 160-170 gradi al massimo e le vado ad immergere. E friggo tutte le mie iris fino a farle diventare belle dorate. Le iris furono ideate nel 1901 dal pasticcere palermitano Antonio Loverso, in onore della prima messa in scena dell'opera Iris di Pietro Mascagni al Teatro Massimo. Ecco le mie iris cotte a puntino, lo so, è davvero molto difficile resistere, soprattutto perché questo piatto porta in tavola i sapori della bella Sicilia.